Ciao ragazzi del canale, siamo qui oggi, io sono Danilo e lui è Pierino. Salve ragazzi. Per fare l'unboxing delle frecce dinamiche per il TT8J. Quindi siamo andati a comprare le frecce direttamente sullo store di AliExpress ed è arrivata la famosa scatola e adesso veniamo a fare l'unboxing. Dentro la scatola ben confezionata c'è un'altra sua scatola ovviamente per cercare di tenere le cose più sicure e fatte meglio. E andiamo ad aprire adesso la scatola vera e propria, dove troveremo appunto le due scatole, cioè le due frecce che dovrebbero essere plug and play, ben incellofanate come potete vedere. Adesso il mio collaboratore Pierino vi farà vedere, servo della plebe, come vengono, vedete, incellofanate e ben nastrate. Anche la protezione sopra il vetro, che ovviamente è oscurato in versione fumé, con tanto di cavo già adattato per il cablaggio originale Audi, dove non dovrebbe esserci bisogno di nessuna modifica e di nessuna codifica particolare per poterle montare. Questo è tutto quello che c'è dentro la confezione, in teoria tutto quello che serve per fare appunto la messa in opera. Quindi adesso vi salutiamo perché andremo a montarle e vi faremo vedere come si fa. Partiamo col montaggio. TT8J. Allora, innanzitutto ci prende quello che noi chiamiamo scazzuglio in plastica, scazzuglio, e andiamo a sganciare lo specchietto. È un kit che comunque potete trovare dove volete. Questo è un kit dell'USAG. Potete trovarlo su internet o nei negozi specializzati. Non usate i cacciaviti, per favore. Rischiate di spaccare il vetro. Allora, vi consiglio, inclinate verso il basso lo specchietto, dall'alto fare leggermente leva finché vedete non si sgancia e piano piano sfilarlo. A questo punto si va a sganciare del tutto lo specchietto. Troveremo le due prese, le due cavi per la resistenza per lo scaldamento termico dello specchietto. Andiamo a sganciarli piano piano, mi raccomando senza troppa fretta per non rischiare di rompere qualcosa. È sempre un vetro, è sempre uno specchio. Quindi sganciamo piano piano un po' di qua e un po' di là. Una volta sganciati mettiamo da parte il vetro. Ok. A questo punto andiamo a cercare di sganciare la calotta. Per liberare la calotta bisogna svitare una, adesso ve le indico meglio con il cacciavite, una, due e la terza che è di qua. Adesso ve le smonto. Vi consiglio una Torx di 20 magnetica, in modo che Pierino togli il dito, esatto, vedete vi rimane attaccata al cacciavite. 1 Questo. e 3 e qui abbiamo fatto. A questo punto, sempre con una Torx 20, l'ho già presa io, con cricchettino, si va qua sotto, vedete, a sganciare la calotta del tutto. Vedete la vite lì sotto? Questa vitina qua sotto che rimane a pelo perché andrà una volta incastrata dentro alla scocca. Vai Pierino, svita. Mi raccomando, tutte queste operazioni state attenti a non toccare la carrozzeria per non rischiare di graffiarla. Pierino ha le mani davanti, non si vede assolutamente niente. Quando è lenta si può svitare tranquillamente con la bussola a mano. L'importante è sempre stare attenti appunto alla carrozzeria, mi raccomando. Eccola vite. A questo punto abbiamo sganciato la calotta, torniamo indietro con il movimento perché vedete questa bellissima brugola qui serve per tenere tutto l'apparato questa vite qua a brugola serve per tenere tutto l'apparato dello specchietto. Noi lo andremo a svitare per poter scastrare il tutto. Che dopo te fai la mossa. Vedete adesso? A terra. Spingi bene dentro la chiave, mi raccomando. Vai. Mi raccomando, state attenti per non spannare la vite, perché sennò diventerà impossibilitato o quasi andare a smontare lo specchietto. Questa è la vite di fermo. E adesso vi facciamo vedere come si sgancia lo specchietto. Pierino mi terrà la luce. Vedete, fate ruotare del tutto. Vieni, guarda questo dente. Vi indico un dente. Vedete il dente qui? Guardate questo dente che scatta.
dovrebbe scattare, però questo giro, essendo non sgancia, Eccolo qua. fatto lo sgancio, e adesso si può andare a sfilare il tutto. Adesso piano piano andiamo. Allora, innanzitutto Pierino mi tieni sulla calotta. Vai, sono io. No, vieni da questa parte. Aspettate un attimo, perché bisogna andare a sganciare qua sotto, vedete, lo spinotto del motorino. Arriverà tutto il vostro cablaggio e andiamo a sganciare lo spinotto. Adesso diventa complicato. Mi raccomando ragazzi, delicati, ci sono delle plastiche, un attimo romperle. Ci sono le due levette, andiamo piano piano a sganciare, vedete, piano piano sempre, perché i fili sono un po' tirati, non andiamo a diventare matte. Ecco qua, sganciato il filo. A vedere? Vedete, qua c'è la spina, qui c'è la spina che andava incastrata. Aspetta, vai. La spina Sì. sganciata, e andiamo piano piano adesso a sfilare fuori. La spina non ha un senso, è Esatto. obbligata. Poi si sgancia il cablaggio della freccia, c'è il pulsantino da premere in modo da poter sfilare fuori la freccia. Adesso se viene mi farebbe un favore, che c'è il pulsantino. Ecco qua, sganciata la freccia. In questo modo possiamo andare a sfilare il nostro corpo facendo passare i cavi all'interno, piano piano, sempre senza strappare cavi né niente, in questo modo qua, e abbiamo giù il nostro corpo che andiamo a posizionare. Prendiamo fuori la nostra calotta, sempre facendo attenzione ai cavi, e a questo punto ci troviamo la calotta in mano e possiamo andare tranquillamente a svitare le 6 viti. Ok. Facciamo vedere. Posati sul morbido. Appoggiandoci sul morbido Così non possibilmente, segnate il... andiamo a svitare le 2. tre, 4, 5, Questa è una TX10. 6, esatto. E a TX10. questo punto, spingendo leggermente dalla parte esterna, andiamo a sganciare dolcemente la freccia e di conseguenza a rimuoverla. A questo punto abbiamo la nostra freccia vecchia in mano e, come potete vedere, adesso che siamo pronti per andare a rimontare la nuova. Ok. Prendiamo a questo punto la nostra freccia nuova, spellicoliamo Spellicoliamo. e andiamo a rimontare in posizione la nostra freccia. Vedete, prima entrate con la punta e poi andate a cercare la sua posizione naturale. Non forzate mai sulla plastica, non spingete, se non va giù Ecco qua, state delicati. mi raccomando, vedete, siete in posizione quando le 6 viti ovviamente ritornano nella loro posizione, e a questo punto possiamo andarle a rimontare. Vi consiglio partire una alla volta, sempre con assoluta tranquillità e calma. Prima vi consiglio di rimpuntarle tutte, avvicinarle in modo da andare in posizione dolcemente, e una volta in posizione tutte andare a dare l'ultimo serraggio, in modo da avere un serraggio uniforme, pari, in modo che la plastica si culli all'interno della propria sede. Fulli mi è piaciuto. Ecco qua, ormai ci siamo. È un lavoro che si riuscirebbe anche a fare da soli, però meglio in due. Uno aiuta a tenere la calotta, quell'altro sgancia il braccio. Si rischia meno appunto di graffiare le plastiche. Basta che magari uno gli cada la calotta mentre che la sta smontando, gli cada magari... Andiamo a dare l'ultimo tirottino, Tirate su della plastica, ragazzi. quindi tirate poco. Ecco Tanto qua. non va da nessuna parte.
e la nostra freccia è andata montata. E questo è l'effetto che iniziamo già a vedere, l'effetto fumé lucido che va perfettamente a intonarsi con la nostra macchina. E adesso possiamo andare su al montaggio. Via. Bene, adesso possiamo ripartire e rimontare il tutto, quindi ripassiamo i fili all'interno della calotta, sempre attenzione ai cavi e farli passare correttamente, andiamo a rinfilare i cavi all'interno della anima del corpo specchio, sempre molto attenti. Spingiamo leggermente in su, piano piano, tirando fuori, esatto, tutti i cavi, così possiamo andare piano piano a rimontare il tutto. A questo punto si prende il nostro cavo facendolo ripassare qua sotto e andandolo a rincastrare sempre qui, riotteniamo così la possibilità di usare il nostro specchietto elettrico, vedete, rincastrato perfettamente. Teniamo sempre il cavo come era prima incastrato qua sotto, in questo modo. Poi facciamo passare Vedo solo delle mani. il cavo della freccia che andiamo a rincastrare con il nuovo spinotto della freccia. Basta vedere. Vedete? Andiamo a rincastrare il tutto, esatto, farà un clic. Andiamo a riposizionare il tutto, adesso andiamo a rincastrare dal nostro corpo specchio in questo modo qua e andiamo a rincastrare, ecco qua il nostro corpo specchio nella sua posizione. A questo Dani, punto, aspetta. a questo punto come prima cosa andiamo a mettere su la vite di fermo, torcia, bisogna portarlo tenendolo in posizione. Ti fai lo sgancio? Posizione, ecco qua, così dovremmo riuscirci a passare meglio. Vedete, sempre da qua sotto si può intravedere il buco, vedete? Il buco qua sotto, in questo modo possiamo andare a rinfilare la sua luce, la sua vite. Tieni su la luce, vedete? Andiamo a riavviare il tutto. Ecco qua il nostro corpo rimesso in posizione, così non potrà più saltare via. Andiamo indietro con Il corpo, in modo che possiamo andare a rincastrarci correttamente. pianino. Vedete? Così adesso possiamo andare a posizionare qua dietro, tenendo fermo la freccia, lo spinotto della freccia, e andiamo in posizione con il nostro corpo. State molto attenti a dove passate i cavi. Ecco qua, Vedete che siamo arrivati con le viti in posizione. sulla plastica? E adesso andiamo a rimontare il tutto. Qua, Pierino? Vieni su qui. Sì. Adesso piano piano andiamo a rimpuntarle tutte. Allora, ne abbiamo sempre una, Tira via il cappello, se no non si vede. sempre una qui. Aspetta. Non la stringiamo. Poi Indica la prima così vedono. tiro via il cappello. Una qua sotto. Vedete? Certo che te, Artemio, se me lo tiravi più fuori. Allora, aspetta che torniamo. Oppala, abbiamo fatto il danno. Così riuscite a vedere Allora mi meglio. metto il cappello. Riuscite meglio a vedere la situazione. Sì. Quindi abbiamo una qua, giusto? La prima era? Qui, questa qua. Ok. Una, adesso andiamo giù con la seconda. Con calma andate dentro dritto con la vite. Non l'ho tirata, eh. Niente. La terza è qui sopra, vedete? Qui sopra.
Vediamo, adesso andiamo a serrare completamente le viti. 1, 2 e 3. Perfetto. A questo punto possiamo rimontare il nostro specchietto. la vite sotto. Dopo montiamo lo specchietto, ovviamente sempre prima i cavi per la resistenza, se no non vi si sbrinerà più lo specchietto. Sempre con attenzione, sempre prima il gancio nella sua sede. Andate a cercare prima quello, una volta preso quello, piano piano dal centro dello specchietto andate a rincastrare. Sentite il click, lo specchietto è in posizione. A questo punto rimane l'ultima vite che andiamo a rimontare sotto, Col cricchetto angolare. che vi ricordate, prima si rimpunta qua sotto. Mi raccomando, sempre dritti, guardate c'è modo per non andare a spannare niente. Stringete questo, una volta arrivati con le mani andiamo a dare l'ultimo strettina. Ecco qua. E anche questo è montato. Perfetto. Adesso andiamo a fare il test. Richiudiamo lo specchietto e andiamo da davanti a vedere l'effetto che fa. Vediamo la freccia dinamica di LR montata sull'Audi Vediamo TT. la totalità Facciamo una piccola. dell'opera. È il lavoro finale. Come potete vedere le frecce che vanno. Mettetevi lì davanti. Se... Facciamo un dettaglio della freccia. Vedete? Non si vedono i led interni. Fai come quella dei materassi che accarezza. Bene. Detto questo, questo è tutto. Questo è il montaggio delle frecce DLR sull'Audi 8J. E vi salutiamo al prossimo video. Se avete domande scrivetele nei commenti. Esatto. Siamo pronti a rispondervi. Saluti. Bye bye.